Ciao a tutti, oggi rispondo a una delle domande che i proprietari dei cani fanno sempre, ogni volta che vengono a fare le vaccinazioni o comunque ci dicono: ma il mio cane perde tantissimo pelo, è normale? Oggi in questo video cercherò di spiegarvi se è normale o non è normale, perché effettivamente è una delle domande che fanno tutti, perché effettivamente i cani perdono il pelo anche nella normalità e quindi tutti i proprietari vedono proprio il proprio cane perdere il pelo, però a volte lo perdono perché c'è una patologia e quindi in questo video cercherò di spiegarvi quando è normale e quando invece non è normale. Vi ricordo che prima di iniziare questo video di iscrivervi al canale se non siete iscritti e lasciare un bel mi piace per sostenere questo progetto. Vi ricordo anche che se avete le curiosità su questo video lasciate un commento qua sotto, se invece avete curiosità su altre patologie o su altre situazioni sempre legate ai cani e gatto, scrivetelo pure nei commenti sotto questo video. Io cercherò poi di realizzare un video ad hoc per quell'argomento del vostro commento. Allora, quando è che è normale fondamentalmente la perdita di pelo? Allora, prima di tutto perché perdono il pelo? Perché c'è un turnover del pelo normale, fisiologico. Una volta magari lo si notava meno perché, ora userò una frase fatta, c'erano le mezze stagioni, oggi il clima è un po' ballerino e quindi probabilmente questa cosa non avviene. Comunque il cane tendenzialmente cambia il pelo normalmente, e quindi non c'è da spaventarsi se vediamo il nostro cane. Se vediamo, di solito il proprietario si accorge che perde pelo perché lo trova nella camera, nel salotto, trova, soprattutto se il cane ha il pelo lungo, in certi periodi dell'anno trovate proprio delle palle di pelo che volano nelle stanze. Fondamentalmente c'è questo turnover fisiologico del pelo. E quando è che è normale? Quando generalmente, prima di tutto, il cane non si gratta, cioè non c'è prurito. Poi, secondariamente, quando il pelo sì lo perde, però sotto c'è già un bel pelo nuovo, lucido, non maleodorante, diciamo un pelo normale. E terzo, quando fondamentalmente non ci sono lesioni sottostanti, quindi non ci sono alopecie, erosioni, escoriazioni, arrossamenti, quindi diciamo che il cane sta bene, non ha prurito, non ci sono alopecie, non ci sono lesioni cutanee come croste, papule, pustole, grattamenti vari, non c'è nulla. In quel caso lì il pelo cade, quello è normale, in quel caso lì non dovete preoccuparvi. L'unica cosa che dovete fare è portarlo al toilettatore e cercare di togliere bene il sottopelo in modo tale che ve ne perde poi di meno, in modo da non lasciare il pelo ormai perso incastrato al pelo nuovo. Invece quando è che invece è patologico? Nell'altra situazione, quando il cane continua a grattarsi, si gratta tanto rispetto a prima, quando ha delle aree alopeciche, quando il pelo non è lucido ma è opaco, rarefatto, quando vedete che il pelo lo perde ma sotto non c'è il pelo nuovo, quando ci sono lesioni, in quel caso lì non è normale chiaramente la perdita di pelo, dovete portarlo al medico veterinario per cercare di fare poi la diagnosi della patologia e chiaramente poi fare diagnosi e dare la giusta terapia. Quindi questa è la situazione, quindi è normale, nel senso può essere normale ma può essere anche patologico la perdita del pelo, quindi mi raccomando, se è una situazione in cui il vostro cane non si gratta e vedete semplicemente il pelo è bellissimo, non ci sono alopecie, fondamentalmente è normale. Se invece vedete che ci sono alopecie, il cane continua a grattarsi, anche se non si gratta ma ci sono alopecie o lesioni cutanee, lì non è normale la perdita del pelo e va verificato che tipo di problema c'è. Un saluto a tutti e alla prossima.